EICMA 2022 siamo in Acerbis, qua vedete una Tenere accessoriata con il serbatoio con le plastiche protettive e ne parliamo con una leggenda del motociclismo mondiale. Io lo definisco così perché sono appassionato di quello che fa questo signore, ve lo presento, Franco Acerbis. Ciao Franco! Buongiorno a tutti, ben arrivati in fiera. Adesso ci vediamo così, ma venite anche a vederla, perché l'EICMA vale la pena esserci. E questa è la passione, tra l'altro con te c'è anche Corrado, è uno dei responsabili dell'ufficio tecnico di Acerbis che fa cose fantastiche, però ragazzi essere in Acerbis con Franco, io ti chiamo Franco, Certo. perché guardate, è la cosa più bella perché guardate la passione che ha Franco per la moto, per i suoi prodotti, è veramente una leggenda. Venite, non so se lo troverete ancora in questi giorni perché è presissimo dal lavoro, però partiamo proprio Franco con le plastiche. Acerbis, tu sei stato tra i primi, forse il primo, a portare la plastica così protagonista del mondo delle moto e adesso ti faccio raccontare un aneddoto che mi hai detto prima a microfoni spenti. Esatto. Tu per convincere i costruttori, te stesso. E evidentemente poi i nostri clienti. Nel 1975 porto dall'America questi primi serbatoi in plastica e al tempo la plastica non era considerata un materiale nobile perché uno gli viene in mente il sacchiello di casa sua. Comunque c'era il serbatoio in metallo, il serbatoio in ferro, alluminio e io vado con la mia plastichina. Prendo 3 serbatoi, li porto su al terzo o quarto piano di casa mia, metto dentro mezza acqua in uno, mezza e li butto su dalla finestra perché il test vero deve essere quello lì. È evidente, quello in ferro si spiattella e perciò esce acqua da tutte le parti. Quello d'alluminio altrettanto, il mio che ha amato plastica nel dubbio che scoppiasse anche lui, rimbalzava come un pallone. Ho capito di essere sulla strada giusta, al che ho comprato la prima macchina rotomundi e ho cominciato ad andare in giro con questo progetto. E qui vediamo poi l'esecuzione. Infatti, tra l'altro Franco io te lo dico perché tu non puoi seguire tutto, però è il serbatoio che sto usando anch'io nel Motorelli al campionato italiano, uso il tuo nero ed è fantastico perché tiene più benzina, è più leggero, faccio una pubblicità per Franco, però ragazzi fanno dei prodotti incredibili. Alla tecnica, alla tecnologia, diamo pubblicità. E se cadi non si rompe? No, non si graffia, non si rompe e come hai detto te è più leggero. E qui abbiamo visto, prendiamo una moto che è bellissima, un Tenere, è una moto completa, gli mettiamo questi di protezione e vediamo anche come si protegge il motore, come si protegge il forcellone posteriore o meno. Tutto questo ha solo uno scopo, come rendere più performante ma anche più protetta la moto, che sappiamo che qualsiasi urto diventa un piccolo problema da questo punto di vista. Altro che anche le protezioni sul telaio sono fatte benissimo, tra l'altro si possono mettere senza attrezzi, senza viti, esatto. Tutte con degli elastici. Anche qui va su in maniera magnetica, si attacca in maniera magnetica e a sua volta anche questa protezione così completa che guarda la parte sotto, che queste moto sono soggette a avere i sassi sotto le ruote. Sassi vuol dire anche cadere qualche volta e qui con queste protezioni così preservi tutto quello che può essere chiamato, così vediamo anche di qua. Vediamo, Corrado, certo che lavorare con Franco deve essere uno spettacolo, è un vulcano. Seguiamo Franco perché mi è già scappato. Vi ricordo Franco Acerbis, l'azienda l'ha fondata lui. Quando l'hai fondata Franco? 1973, è evidente che sono 49 anni da oggi, col prossimo anno la mia età va su un anno di più, che è una gioia infinita, perché raggiungere questi anni ancora qui con la voglia di esserci è un bel obiettivo. E non solo qui, vi ricordo che era anche all'Africa Race con il nostro Piero Battini. Franco è un vulcano, ve l'ho detto. Qui Franco cosa ci fai vedere? Allora ti faccio vedere, abbiamo messo i calzini. I calzini alle gomme perché sappiate che quando c'è il fango, un motocross e via dicendo deve partire con la gomma vuota, intendo i tasselli puliti. Con questo tu arrivi all'arrivo, anche se c'è fango, togli quello che si chiamano i calzini, chiamati così, e così parte con la gomma evidentemente pulita e via dicendo. Qui lo stesso, protezione e qui un'altra genialità per noi. Abbiamo preso la sella di disegno originale e abbiamo messo un serbatoio che è il doppio di quello originale e gli permette perciò di fare la sua girata tutto il giorno senza dover cercare benzina, perché normalmente il sabato e la domenica le benzine sono aperte, sono chiuse e via dicendo, e da questo torno via. Non cambi niente se non il serbatoio originale che rimetti quando la rivendi. Tra l'altro prodotti, te lo dico ma tu lo sai sicuramente meglio di me, prodotti che sono amatissimi, anche io ho degli amici americani enduristi, mi hanno parlato subito, appena saputo, italiano, noi usiamo i serbatoi Acerbis, sì, nella Montana. Sì, perché l'America con la benzina ha più difficoltà di noi, non ad averla ma avere molti punti. L'America è tanto ampia che deve fare un giorno senza dover cercare benzina. Certo.
qui andiamo avanti con questi nuovi progetti di fari che, come vedete, sono dei LED super potenti, e i nostri super paramani, che ne abbiamo fatti più di 1 milione di questo. Perciò si vendono dall'Australia alla Zambia. 1 milione? Sì, 1 milione di pezzi. Si vendono dall'Australia alla Zambia per avere una A e una Z, che vuol dire in tutto il mondo. Senti, ma se hai venduto 1 milione di questi, dimmi un po' tra di noi, tanto non ci sente nessuno. Quanti fanali Elba hai venduto negli anni? Quello sì, è stato anche quello. Quando è nato l'Elba erano tutti fari rotondi. Io vado a proporre un faro quadrato. Al momento sono andato a vedere il rally e c'era l'Audi della Mouton. Vado a Monte Carlo e questa donna, questa ragazza, non va a vincere il mondiale rally e aveva l'unico avere i fari quadrati, un po' rettangolari. Ora prendo l'ispirazione e dico, se sono tutti rotondo, faccio quelli rettangolari. Incredibile. Sei scemo, fanno tutti rotondi e tu ti metti a farlo rettangolare. Buono, allora un motivo in più per farlo. Wow, quelli 2 milioni di pezzi abbiamo venduto in 30 anni. Senti, a questo punto, sempre, tanto non ci ascolta nessuno, un Elba autografato Franco Acerbis, prima o poi io vengo su a Bergamo e lo prendo. Sì, fa parte della nostra storia, perché fa parte della determinazione, della conoscenza, fantasia e curiosità. E la Mouton io devo ringraziarla, perché vincendo sicuramente con quel gruppo lì di fari quadrati ha dato uno spunto nuovo a quello che invece era l'abitudine di fari rotondi. E Franco, lo spunto sarà loro, però che l'hai portato nel mondo moto sei stato tu. Qua vediamo intanto, vi ricordiamo Acerbis, campione del mondo MXGP con Team Geyser, con la Honda HRC ufficiale. Poi torniamo invece in Italia, è bellissima. Atterriamo adesso un po' in casa nostra, la nostra bella Italia con il nostro Verona, che quest'anno ha vinto il mondiale, il numero 1 del mondiale, e lo vedete lì, che ha le dita incrociate solo per dire ce l'ho fatta, ha il sorriso che non vediamo perché sotto il suo casco aero è comunque un sorriso splendente, e portare a casa un mondiale così, ragazzi, un nostro italiano, è per noi un grande prestigio, volontà, dedizione, e complimenti al nostro Andrea, perché, ripeto, primo vuol dire primo, sopra del primo non c'è niente, sono il primo. Una guida poi fantastica, l'abbiamo visto nelle speciali, veramente incredibile. Moto con le plastiche Acerbis e poi anche lui completo ovviamente Acerbis. Esatto. Andando invece, non ti basta il motocross, l'enduro, vai anche nell'enduro estremo con il campionato, primo posto anche lì. Lettenbreck, questo qua è il primo, è quello che vince il Herbert Roseo, quel genere di gare lì. E lì le plastiche sono veramente sofisticate, perché lì le cadute della moto, più che altro anche la moto che cade e via dicendo, fa parte del gioco. E riuscire a terminare una gara ancora con i particolari ancora intatti è un bel impegno, qualità, però si rischia. Ragazzi, bisogna rischiare, bisogna minimo vincere, ma vuol dire solo aver voglia e rischiare. Anche errori ne abbiamo fatti, ma la somma degli errori, come si dice, nella vita non si perde mai, o vinci o impari, queste sono le due scelte che abbiamo. Giusto Franco, poi adesso direi che la cosa importante è invitare tutti gli amici a venire all'EICMA, prima cosa per le moto, la passione per le moto, venire in Acerbis, perché comunque qua è esposta tutta la vostra, no? La produzione, la gamma che comprende le plastiche, ma anche l'abbigliamento, i caschi. Acerbis veramente ha una produzione vastissima. In pratica noi vestiamo tutte le moto, e sull'ispirazione di vestire le moto vestiamo anche il pilota. Perciò uno, se va in moto, ha tutto quello che serve, dalle protezioni a tutto il resto, e questo ci garantisce una continuità, uno sviluppo, un'ambizione e anche responsabilità. Ma qui con i miei ragazzi qua sono dei campioni, vengono giù dalla mia Valseriana e hanno una voglia di essere attivi e determinati, che per noi è sempre una gioia essere in fiera, perché la prima l'ho fatta nel 1973, esattamente 49 anni fa. E sei sempre al primo posto nell'innovazione. Mai perso una volta. Avevamo uno stand grande come un tavolo, perciò 3x2, ma siamo partiti così, e adesso non è la grandezza dello stand, ma è l'energia, la voglia e la conoscenza, che fortunatamente ha un settore che si espande. Grazie Franco, mi raccomando, venite in Acerbis, e grazie ancora a questo giro spettacolare, a questi aneddoti che ci ha raccontato Franco Acerbis. Minimo vincere. Minimo vincere. Ciao ragazzi, Ciao. grazie Franco. A presto. Ciao.